Tra le tante invenzioni d'epoca medievale, ce ne fu una che migliorò per sempre la vita di gran parte dell'umanità. Gli occhiali. In questo video andremo a ripercorrere la storia degli occhiali attraverso le opere d'arte che li hanno rappresentati nel corso dei secoli. Osserveremo i quadri come vere e proprie finestre che si affacciano sulla storia. La prima opera d'arte che testimonia l'uso degli occhiali è un affresco che rappresenta un monaco amanuense che porta gli occhiali. L'affresco fu realizzato da Tommaso da Modena al convento di San Nicolò a Treviso, in Veneto, attorno alla metà del 1300. Infatti, pare che i primi rudimentali occhiali furono realizzati nel 1290 proprio in Veneto e in particolare a Venezia, anche se un'altra regione italiana, la Toscana, ne contende la paternità. Ad ogni modo, l'invenzione degli occhiali, pur essendo gelosamente custodita dai maestri vetrai italiani, si diffuse in breve tempo anche oltralpe. Possiamo vederne una rappresentazione a Bad Wildungen, in Germania, nel trittico della Passione dipinto da Konrad von Soest nel 1403, dove troviamo un occhialuto apostolo Pietro intento a leggere le sacre scritture. I primi occhiali servivano infatti per vedere da vicino e la montatura di legno era simile a due monocoli fissati da una sorta di chiodo. Per mantenerli fermi sul naso spesso si dovevano tenere con le mani. Successivamente la montatura divenne di piombo e la struttura col chiodo venne sostituita da un piccolo archetto. Nel corso del XV secolo l'arte di fabbricare le lenti conobbe una notevole fioritura nelle Fiandre. La rappresentazione degli occhiali, infatti, è un elemento ricorrente nei capolavori del Rinascimento fiammingo. Celeberrimo esempio ne è la Madonna del canonico Joris van der Pal, dipinta da Jan van Eyck nel 1436. In questo quadro devozionale, il committente Joris van der Pal viene rappresentato mentre tiene in mano gli occhiali che gli erano necessari per leggere le sue preghiere. Maestro del realismo dell'arte fiamminga, Van Eyck mostra il testo del libretto di preghiere leggermente distorto per effetto degli occhiali. Un altro esponente del Rinascimento fiammingo, l'eccentrico Hieronymus Bosch, fece invece indossare gli occhiali alle sue bizzarre, per non dire inquietanti, creature fantastiche, in parte umane e in parte animali e meccaniche. In ambientazioni religiose più convenzionali, gli occhiali compaiono in altri dipinti fiamminghi di Peter Bruegel il Vecchio. E Jos van Cleve mostra gli occhiali nella Sacra Famiglia portati dall'uomo in fondo intento a leggere. Nel fervore religioso che contraddistingue quell'epoca, gli occhiali furono rappresentati quindi anzitutto come strumento per leggere le sacre scritture ed avvicinarsi a Dio. Ma quella era altresì una società economicamente molto prospera. Così un altro pittore fiammingo, Quintin Meltis, mostra gli occhiali non solo come strumento per vedere Dio, ma anche per contare il denaro. Lo vediamo nel suo quadro intitolato Gli esattori. Un altro esattore fu rappresentato con gli occhiali mentre era intento a contare il denaro, ma questa volta in Italia. Tra il 1599 e il 1600 Caravaggio realizza a Roma
la vocazione di San Matteo, rappresentando la scena in cui Gesù chiama Matteo mentre questi, come racconta il Vangelo, stava seduto dietro il banco dove si pagavano le tasse. Ed è proprio il contabile la figura che indossa gli occhiali in fondo a sinistra. Analogamente, pochi anni dopo, il pittore bolognese Ludovico Carracci, dopo aver visto il Caravaggio nel suo breve soggiorno a Roma, inserirà la figura di un uomo occhialuto nella sua vocazione di San Matteo. Sempre in Italia in quel tempo, un'eccellente pittrice, Fede Galizia, nel suo ritratto di Paolo Morigia, dipinge in mano al soggetto un paio di occhiali, le cui lenti riflettono con incredibile realismo una finestra. Nel frattempo i vetrai riuscirono a mettere a punto non solo le lenti per migliorare la vista da vicino, bensì anche quelle per aiutare a vedere da lontano. Attorno al Cinquecento gli occhiali, sia per la presbiopia che per la miopia, erano ormai largamente diffusi in tutta Europa. Tuttavia, per il loro costo elevato, erano accessibili solamente alle persone facoltose. Così, particolarmente in Spagna, gli occhiali venivano ostentati nei ritratti come segno di distinzione e di potere. Celebre è il ritratto del 1600 di Fernando Niño de Guevara, in cui El Greco immortalò il capo supremo dell'Inquisizione spagnola con indosso un paio di occhiali. In questo dipinto possiamo notare come gli occhiali fossero dotati di un laccio per risolvere il problema dell'aderenza al volto. Ma per risolvere definitivamente questo problema ci volle un'ulteriore invenzione: le stanghette. Queste furono inventate solo attorno alla metà del Settecento in Inghilterra. Le montature con stanghette, ormai davvero simili a quelle attuali, erano ormai comuni nell'Ottocento, come possiamo vedere nell'autoritratto del pittore italiano Francesco Hayez. E grazie all'ausilio di questi moderni occhiali, Hayez dipinse il suo capolavoro, il celebre dipinto intitolato Il Bacio.